Avete presente Thomas Covenant? Probabilmente no, non tanto. Perché? Perché di Thomas Covenant, detto l'incredulo, si parla veramente poco. Sul tubo, per esempio, in italiano pochissimo, in inglese anche, non è che ci siano tanti video su questa saga di Stephen Donaldson, eppure è uno dei titoli più importanti, se vogliamo, di un certo fantasy tradizionale, della, potremmo dire, età dell'oro del fantasy. Una saga che si compone di 10 volumi, 6 dei quali usciti in Italia, e invece l'ultima quadrilogia mai tradotta. Si dice che non sia proprio il massimo, quindi forse non ci siamo persi molto. Però resta il fatto che la saga di Thomas Covenant l'Incredulo è uno di quei numeri primi del commodified fantasy, del fantasy commerciale, di quello che ha venduto tanto, di quello alla portata di tutti, che però ha in sé qualcosa di speciale. Ed è per questo che io oggi voglio dedicare un video a, se non altro, la prima trilogia. Parliamone dopo la sigla. Questa è l'ultima edizione uscita in Italia della trilogia, la prima trilogia di Thomas Covenant l'Incredulo. La prima trilogia che è totalmente autoconclusiva, attenzione. I libri usciti dal 77 al 79, 77, 78 e 79, con in più un inedito che in Italia non era mai uscito, che è uno spezzone, un racconto che l'autore non aveva incluso nel secondo volume, La guerra dei giganti, questo è il titolo in italiano, e si intitola Fuoco d'Aureo. Ora, questa edizione dei Draghi Mondadori è una bella occasione per rileggere la prima trilogia di Thomas Covenant l'Incredulo, scritta in anni, insomma, ormai piuttosto remoti. Io vi voglio dire che se volete leggerla, qui sotto c'è il link per acquistare questo volume molto bello, molto completo, e che questo volume si trova anche dentro la libreria di Broken Stories, che è il mio store online dentro Amazon in cui trovate il meglio del fantasy, del fantastico in generale, ok? Torniamo a parlare di questa saga. Io qui sul canale già ne avevo in qualche modo parlato quando era uscito questo volume dei Draghi Mondadori, e avevo riletto, perché da ragazzino mi ero già imbattuto in Covenant, avevo riletto il primo volume della trilogia. Adesso da poco mi è così venuta voglia di tornare nella landa, che è questo mondo secondario di Stephen Donaldson, e quindi mi sono letto anche il secondo e il terzo di nuovo, per poi trarne un'impressione che voglio condividere con voi, che seguite Broken Stories o che magari siete qui per la prima volta. Qui parliamo di questo genere di storie, del perché delle narrazioni, del loro senso e della loro importanza per noi. Certe narrazioni che non sono proprio quelle mainstream, non sono quelle della tipica narrativa borghese e salottiera. Thomas Covenant l'Incredulo è una saga di ampio respiro, che ha un respiro davvero in un certo senso epico, ma anche in un certo senso antiepico. Perché se ne parla poco? Secondo me perché è una saga che mette un po' in crisi il lettore. È quella tipica saga fantasy o comunque opera letteraria che divide i lettori fra chi ama e chi odia Thomas Covenant, che soprattutto è un personaggio molto problematico. Si è paragonato più volte questo ciclo al Signore degli Anelli, e a buona ragione, intendiamoci, perché appunto iniziò a essere pubblicato nel 77 per un motivo molto semplice. Ricordiamoci che il 77 è anche l'anno di uscita del Silmarillion, ma è anche l'anno di uscita della Spada di Shannara, cioè un anno in cui gli editori americani volevano fare tesoro del successo del Signore degli Anelli per, in un certo senso, utilizzare a proprio beneficio quel bacino di lettori che avevano appena, o comunque da poco, scoperto che erano gli appassionati di queste storie, che non avevano neanche ancora capito bene come inquadrare, però il Signore degli Anelli aveva avuto un successo clamoroso, quindi gli editori decisero di ingaggiare degli scrittori affinché scrivessero storie simili, o comunque decisero di pubblicare storie simili al Signore degli Anelli, e Stephen Donaldson rispondeva perfettamente a questo criterio, perché scrisse una storia che è ambientata in un mondo secondario che si chiama La Landa, dove c'è un
sire malvagio, un lord spregiatore, che vuole portare la rovina in questa landa fatata e magica, ma dall'altra parte ci sono le forze del bene che sono rappresentate da questi alti signori, da questi maghi, e poi ci sono tutta una quantità di creature soprannaturali, sia dalla parte del bene che dalla parte del male. Quindi un grande scontro fra due forze contrapposte, un bel ricalco del Signore degli Anelli. Però, attenzione, perché le analogie, per certi versi, pur essendo numerose, poi si fermano dove? Dove i personaggi, e in particolare il protagonista, è quasi un emblema di una risposta critica alla posizione adottata da Tolkien con i suoi protagonisti. Thomas Covenant, l'incredulo, prima di tutto, viene dal nostro mondo. Non è un Baggins che vive in quel mondo, l'altro mondo secondario, ma vive nel nostro e ha del nostro tutte le tare, perché è un uomo, appunto, unbeliever, è un miscredente, è uno che non crede, come invece i personaggi di Tolkien, a tutto ciò che, diciamo, è effigie del bene in quella realtà alternativa. Non è uno che crede nel bene, non è uno che lo incarna, non è un eroe, è un antieroe. Però non è neanche un antieroe dalla portata epica e mitica. No, è un antieroe deludente. È meschino, è squallido. E più che antieroe, è proprio un uomo del nostro mondo, con tutte, come vi dicevo, le sue tare, che sono rappresentate emblematicamente dal suo problema principale, no? Che è la lebbra. Thomas Covenant ha contratto la lebbra, ok? Prima scrittore di successo, padre di famiglia, marito felice, eccetera, si becca la lebbra e perde tutto, perde la moglie, perde il figlio, perde soprattutto la capacità di credere. Ma di credere in che cosa? Nel bene, nelle persone, nel fatto che alla fine ci possa essere un esito positivo, un'eucatastrofe, come la chiamava giustamente Tolkien. Non crede nel lieto fine e quindi non può credere neanche che il mondo parallelo, secondario, in cui viene trasportato da una potenza magica e misteriosa, ecco, non può credere che quello esista. Eppure la landa di Donaldson è particolarmente attraente, è un mondo meraviglioso e, tra l'altro, detto fra noi lettori di questo genere di storie, è veramente un grande piacere essere trasportati da Donaldson nella landa, che è, appunto, si può paragonare senz'altro alla Terra di Mezzo, ma non è dettagliata quanto la Terra di Mezzo, non è costruita nei minimi dettagli come nei minimi particolari, non è come la Terra di Mezzo, non è un'opera così, insomma, non è così circolare, non è un capolavoro di ambientazione a 360 gradi, no, è comunque un bel mondo secondario con tante creature, tante realtà, una sua cultura, una sua storia, ma a livello di Tolkien non arriva nessuno, tantomeno Donaldson. Quello che fa Donaldson però è portare, se volete, un po' l'esistenzialismo, se volete il requiem proprio della morale dell'uomo contemporaneo in queste saghe epiche che invece tradizionalmente, come anche Tolkien ci insegna, sono fatte di valori valori indomiti, valori che nessuno può sconfiggere, valori che sono incrollabili. Ebbene, invece Thomas Covenant provocatoriamente porta questo relativismo postmoderno nel fantasy. Ed è questo, secondo me, il grande valore di questa bella prima trilogia, che ci ricorda che esiste uno iato tra il modo di essere degli uomini di un passato mitologico, comunque di una mentalità che potrebbe essere lo specchio del passato, oppure di un passato vagheggiato che non è mai esistito, ma comunque di un senso della comunità, di un senso della coesione sociale, e questo è rappresentato dalla landa. E invece dall'altra, la disgregazione di ogni fiducia nel futuro, la disgregazione di un'etica condivisa, la speranza nei confronti dell'umanità stessa,
che è rappresentato tutto questo dal povero Thomas Covenant. E Thomas Covenant siamo noi. Noi nella nostra accezione di misantropi, di nichilisti, di persone che hanno perso la fede in una quantità di cose. Decidete voi quali. E questo secondo me rende potente l'opera di Donaldson, che sì, è un commodified fantasy, un fantasy commerciale, però scritto da uno scrittore, da un autore che ci mette veramente qualcosa in più, che sfida il lettore a non accontentarsi della semplice storia, narrazione, molto coinvolgente peraltro, riguardante lo scontro fra il bene e il male. È questo che mi lascia sempre avvinto e affascinato quando mi avvicino a Thomas Covenant. Il suo essere un personaggio letterario, ma nel senso di letteratura della, diciamo, contemporaneità controversa, conflittuale, postmoderna. Il suo essere un postmoderno nel fantasy, che di postmoderno, diciamo la verità, non ha niente, ma è proprio questo il bello del fantasy, che ci porti in una dimensione mitologica dove le grandi verità non si toccano. Le grandi verità nel fantasy sono sempre le grandi verità, cosa che avviene in Tolkien. Donaldson prende tutte queste grandi verità, le utilizza per creare uno scenario meraviglioso, con la sua mappa, con i suoi fiumi, con i suoi monti, con la sua storia, con i suoi antri, con le sue torri, con le sue rocche, con gli alti signori che hanno poteri magici, con le guardie del sangue, che sono questi guerrieri incredibili, che non dormono, non muoiono di vecchiaia, non hanno esitazioni, con i giganti, che sono, se volete, la rappresentazione di un qualcosa dell'eternità che si incarna in esseri senzienti, dotati di una saggezza e di una visione sul mondo che è lenta, saggia. Tutto questo collegato a un amore per la natura, a un rispetto per l'ambiente, e questi sono i valori eterni del fantasy, quelli che ha scelto Donaldson di infondere al suo mondo secondario. Però poi compie questa operazione, prende uno di noi, se volete uno dei peggiori di noi, Thomas Covenant, e con questo stratagemma letterario del Portal di condurre da qui a là un protagonista, lo pone di fronte a questi valori, a valori indiscutibili. Lui che, essendo uno di noi, ha messo tutto in discussione, a causa della perdita, a causa della delusione. Ecco, Thomas Covenant mi affascina perché lui è un personaggio che ha vissuto, ha avuto tutto dalla vita e poi l'ha perso. È un uomo deluso, è un uomo che non crede più. E mi affascina il fatto che questa sia una realtà per tanti di noi, o per una parte dentro di noi che esiste, anche se magari siamo ancora combattivi, cerchiamo di essere ottimisti, ma diciamo la verità, per molti di noi misantropia, nichilismo, delusione e incapacità di credere sono all'ordine del giorno. Thomas Covenant non crede, ovvero, tradotto, non si fida più. E non si può più fidare neanche dell'esistenza di questo mondo in cui è stato chiamato a essere l'eletto, the one, il salvatore. Non crede, non solo di non essere il salvatore, grazie al potere del suo anello, l'anello come in Tolkien, ma soprattutto come nella saga dei Nibelunghi. Ecco, non solo non crede di essere l'eletto, perdono, ma non crede neanche che esista la landa. Cioè crede che tutta quella sia un'allucinazione compensatoria della sua psiche malata, una specie di consolazione, perché la vita reale è talmente orribile che evidentemente il suo cervello ha deciso di andare in tilt e trasportarlo in una realtà più bella, più affascinante, più dolce, ma lui a questa dolcezza non vuole più credere. È come un uomo che ha perso
la fiducia negli altri e quindi non si fida più degli altri. E quindi se si avvicina un'altra persona, dopo tante delusioni, e gli offre e gli tende la mano, ecco che lui quella mano non la può prendere, perché è terrorizzato dall'ipotesi di essere di nuovo deluso. E questo ognuno di noi può capirlo e comprenderlo perfettamente. Ed è per questo che la saga di Thomas Covenant è un requiem esistenziale. Mentre Tolkien ci offre una grande saga epica, a suo modo contraddittoria, ricca di spunti, di discussione, perché Tolkien è tutt'altro che semplice o semplificatorio, Thomas Covenant ci offre l'opportunità di guardare in faccia noi stessi, uomini di questo mondo, che effettivamente in una situazione in cui ci viene promesso che dei grandi valori possano esistere e che noi possiamo abbracciarli e che quindi tutta la confusione del postmoderno, tutto ciò che abbiamo perduto in termini di certezze, ecco, che ci possa essere restituito. Questo fantasy ci dice: hai perso tutto, la nostra società ha perso il senso stesso di essere società, ci siamo atomizzati, siamo tutti miscredenti, unbeliever, non crediamo negli altri, non crediamo che sia possibile tornare a sentirci al sicuro, non crediamo nel futuro, ma nella landa sì. Esiste un modo per tornare a credere e tornare a sentirci eroi. Thomas Covenant, credibilissimo in questo, ci rappresenta perché per tutti e tre i volumi di questa bellissima trilogia, ricca di eventi, di colpi di scena, di battaglie bellissime, tutta la parte fantasy c'è, ma lui resta una delusione costante, un più che riluttante antieroe. È un uomo che proprio non ci si applica, non ci si applica fino alla fine, e fino alla fine sarà in grado di farvi innervosire, oltre al fatto che commette un vero e proprio crimine nel primo volume, che ha delle conseguenze nel secondo e nel terzo. Mi ha messo molto in difficoltà, più che con le sue scelte, con le sue inclinazioni. E quindi non faccio spoiler, non vi dico. Però, secondo me, questa saga va letta. Nel finale, secondo me, c'è la conferma di tutto quello che vi sto dicendo. Perché lo scontro, finalmente, con il male, con lo spregiatore, poteva essere un'esplosione di epicità. Ma, pur essendo piuttosto avventuroso, piuttosto un climax narrativo, comunque va detto che alla fine è uno scontro a livello morale, è uno scontro a livello di scelte di vita, è l'atto di coraggio di un uomo del nostro mondo. Ma ci riesce perché compie un salto in termini di livello di pensiero. Non guarisce, tecnicamente non guarisce affatto, ma compie proprio uno scatto mentale. E in questo, insomma, destabilizza, spiazza e sorprende completamente lo spregiatore, che è incapace di compiere ciò con cui Covenant poi lo sconfiggerà. E cioè un'azione che non è un'azione, ma è un modo di cominciare a vedere diversamente le cose. È un cambio di prospettiva. E questo è un messaggio neanche tanto tra le righe, dedicato a lettori anche maturi, diciamo la verità, perché questo è un libro, è una saga che si può leggere letteralmente, ed è divertentissima, appassionante, momenti drammatici, è una saga tragica, intendiamoci, però è anche un viaggio interiore, è la storia di uno sviluppo umano, personale, di una evoluzione personale, e questo è molto affascinante. Ma è affascinante non perché io, come altri amici, abbia deciso di soffermarmi a riflettere analiticamente sul tutto. No, è che, letta questa saga, ci si trova a confrontarsi con una sensazione vaga, ma molto presente, un po' sullo sfondo, la sensazione di avere toccato, di avere sfiorato, questa volta forse, nonostante tutto, il relativismo di Covenant, una verità. Sta a vedere
che con tutti queste giravolte interiori, drammatiche, tragiche, con tutta la vigliaccheria di Covenant, con tutta la sua incapacità di essere integro, sta a vedere che alla fine perfino il peggiore, il più sfigato, un po' il Fantozzi del fantasy, in un certo senso, sta a vedere che ha qualcosa da dire davvero importante sullo stare al mondo, e non il mondo dove, insomma, essere uomini è un po' più facile, essere eroi è un po' più facile, cioè la landa. Ma questo, il nostro mondo, in cui essere eroi è tanto complicato, in cui si è tanto più soli, isolati, reietti, in cui basta poco per trovarsi in fondo alla fila. Ecco, lui è l'uomo in fondo alla fila. Eppure ha qualcosa da dire. Possibile che non lo capisca bene neanche lui, perché è uno di noi, perché è un uomo reale. Però, messo alle strette, forse alla fine qualcosa l'ha capita davvero. È sfuggente. Il finale va letto, secondo me, con attenzione e riletto. Thomas Covenant l'Incredulo è una saga molto più profonda di quanto appaia, e secondo me vale la pena di tornare lì nella landa con lui, con Thomas Covenant l'Incredulo. Vale la pena di rileggere quest'opera e di collocarla nel suo spazio, nel suo scaffale, quello giusto. È vero, è uscito nel 77, è vero, è un commodified fantasy, è vero che condivide, se volete, un po' il destino della spada di Shannara, però secondo me c'è qualcosa di più in questa opera di Donaldson, che poi appunto produsse un'altra trilogia e poi una quadrilogia che in Italia non è mai uscita. Ma comunque questa prima trilogia si trova facilmente, c'è questa saga, è lì, ed è tutt'altro che banale. Volevo dirvelo, volevo condividere con voi ancora questa emozione di essere tornato nella landa, qualcosa di unico nella storia della letteratura fantasy, secondo me. Bene, questo è tutto per oggi. Ciao da Flavio Torrisi di Broken Stories, a chi è passato di qui per caso, a chi si iscrive al canale, a chi è già iscritto e agli abbonati che sostengono questo canale con il loro abbonamento e ottengono dei vantaggi in più.